Assolutamente. Ecco una versione ampliata del tuo script, mantenendo lo stile, il tono e il formato che hai creato, espandendo le informazioni e aggiungendo ulteriore contesto. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che ha fatto parecchio scalpore nel mondo dello spettacolo turco, e non solo. La decisione di Neslihan Atagul di dire basta alla pubblicità. Probabilmente l'avrete sentito dire, l'avrete letto sui social media, magari vi siete imbattuti in qualche articolo. Neslihan Atagul, una delle attrici più amate e richieste in Turchia, ha apparentemente deciso di prendersi una pausa, o forse una rottura definitiva, dal mondo della pubblicità. Ma cosa c'è davvero dietro questa scelta? Quali sono le motivazioni che l'hanno spinta a fare questo passo? E, soprattutto, cosa significa questa decisione per la sua carriera e per il mondo della pubblicità turca? Ecco, in questo video cercheremo di rispondere a tutte queste domande, analizzando la situazione da diverse prospettive e cercando di capire cosa è successo realmente. Cercheremo di andare oltre i titoli sensazionalistici e i gossip superficiali, per offrirvi una panoramica completa e approfondita di questa vicenda. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Prometto che ne avrete delle belle. Ok, allora, parliamo di Neslihan. Chi è Neslihan Atagul? Beh, credo che molti di voi la conoscano già, ma per chi magari si è sintonizzato solo ora, facciamo un breve riassunto. Neslihan è una delle attrici turche più talentuose e amate della sua generazione. È diventata famosa grazie a serie TV di successo come Kara Sevda, Endless Love, che l'ha consacrata a livello internazionale, e più recentemente Sefirin KZ, la figlia dell'ambasciatore, dove ha recitato accanto a Engin Akyurek. Ha una presenza scenica incredibile, un talento naturale e un carisma che la rende irresistibile al pubblico. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso lo schermo è davvero unica, e questo la rende una delle attrici più ricercate sia in Turchia che all'estero. Non solo è amata per la sua bellezza, ma soprattutto per la sua autenticità e la sua capacità di connettersi con il pubblico. Oltre alla sua bravura come attrice, Neslihan è anche una figura molto apprezzata per la sua personalità genuina e il suo impegno sociale. È sempre stata molto schietta e sincera riguardo alle sue opinioni e non ha mai avuto paura di prendere posizione su temi importanti. Questo la rende un modello per molti giovani e la sua influenza va ben oltre il mondo dello spettacolo. Ha sostenuto diverse cause benefiche, parlando apertamente di temi come la salute mentale e i diritti delle donne. La sua voce risuona forte e chiaro, e questo la rende un'icona non solo per la sua recitazione, ma anche per il suo impegno civile. Ora, veniamo al punto cruciale, la decisione di Neslihan di dire stop alla pubblicità. Questa notizia ha sorpreso molti, perché Neslihan è stata testimonial di diverse aziende importanti, da marchi di cosmetici a banche, guadagnando cifre considerevoli con queste collaborazioni. Pensate solo a quanto è popolare in Turchia e nel mondo arabo. Le aziende fanno a gara per averla come volto del loro marchio. Quindi, perché rinunciare a questa fonte di reddito e, soprattutto, a questa visibilità? Stiamo parlando di contratti milionari, di un'esposizione mediatica enorme. Cosa l'ha spinta a dire di no a tutto questo? Le motivazioni dietro questa scelta sembrano essere diverse. In primo luogo, Neslihan ha sempre dato priorità alla sua carriera di attrice e sembra che la pubblicità, a un certo punto, abbia iniziato a distrarla dai suoi obiettivi principali. Fare pubblicità richiede tempo, energie e un certo livello di compromesso. E forse Neslihan ha sentito che tutto questo stava influenzando negativamente la sua capacità di concentrarsi sui suoi ruoli e sui suoi progetti cinematografici. Immaginate di dover girare uno spot pubblicitario tra una scena e l'altra di una serie TV. Il tempo è prezioso, la concentrazione deve essere massima. Forse Neslihan ha sentito che la pubblicità stava diventando un ostacolo alla sua crescita professionale come attrice. Inoltre, c'è da considerare l'aspetto etico. Neslihan è molto attenta ai valori che promuove e forse ha iniziato a sentirsi a disagio con la necessità di promuovere prodotti o servizi in cui non credeva pienamente. Ricordate, lei è una persona molto sincera e genuina, e probabilmente non voleva compromettere la sua integrità per denaro. Nel mondo della pubblicità, spesso si è costretti a promuovere prodotti che non si usano o di cui non si condividono i valori.
Forse Neslian ha raggiunto un punto in cui ha deciso che la sua integrità valeva più di qualsiasi contratto pubblicitario. Un'altra possibile motivazione potrebbe essere legata alla sua salute. Come molti di voi sapranno, Neslian ha avuto alcuni problemi di salute negli ultimi anni, che l'hanno costretta a prendersi delle pause dal lavoro. Forse, la decisione di ridurre il suo impegno nella pubblicità è un modo per alleggerire il carico di lavoro e concentrarsi sul suo benessere fisico e mentale. Il mondo dello spettacolo è estremamente stressante, con orari impossibili e pressioni costanti. Forse Neslian ha capito che per preservare la sua salute, doveva fare delle scelte drastiche e ridurre il carico di lavoro. Non dimentichiamo poi l'importanza della libertà creativa. Gli attori, soprattutto quelli di talento come Neslian, hanno bisogno di esprimersi artisticamente e di scegliere i progetti che li stimolano di più. Forse, Neslian sentiva che la pubblicità limitava la sua libertà creativa e che aveva bisogno di concentrarsi su ruoli più impegnativi e stimolanti. La pubblicità, per quanto ben fatta, rimane sempre un lavoro su commissione, con precise direttive da seguire. Forse Neslian sentiva il bisogno di liberarsi da questi vincoli e di dedicarsi a progetti che le permettessero di esprimere appieno il suo talento. Per comprendere meglio questa scelta, è utile analizzare il contesto del mondo dello spettacolo turco. Negli ultimi anni, c'è stata una crescente attenzione alla qualità delle produzioni, con serie TV che hanno conquistato il pubblico internazionale e attori che sono diventati delle vere e proprie star globali. Questa crescita ha portato a una maggiore competizione, ma anche a una maggiore consapevolezza da parte degli attori del loro valore e della loro capacità di influenzare il pubblico. In questo scenario, la decisione di Neslian può essere vista come un atto di ribellione contro un sistema che spesso privilegia l'immagine al contenuto, il guadagno alla creatività. Inoltre, è importante considerare l'evoluzione del ruolo delle celebrità nel mondo moderno. Oggi, il pubblico non si accontenta più di vedere un volto famoso che promuove un prodotto. Vuole sapere quali sono i valori che questa persona rappresenta, quali sono le sue opinioni, qual è il suo impegno sociale. In questo contesto, la sincerità e l'autenticità diventano qualità fondamentali per un testimonial di successo. Forse Neslian ha capito che per rimanere rilevante e credibile, doveva fare delle scelte coerenti con i suoi valori e rinunciare a compromessi che avrebbero potuto danneggiare la sua immagine. Quindi, ricapitolando, le motivazioni dietro la decisione di Neslian di dire stop alla pubblicità sembrano essere un mix di fattori personali, professionali ed etici. Sicuramente, è stata una scelta coraggiosa e non facile, ma dimostra la sua integrità, la sua determinazione e la sua volontà di rimanere fedele ai suoi valori. È una scelta che la onora e che la rende ancora più ammirata dal suo pubblico. Ma cosa significa questa decisione per la sua carriera? Beh, sicuramente significa una maggiore libertà di scelta e la possibilità di concentrarsi su progetti che la appassionano veramente. Potrebbe anche significare un cambiamento nella sua immagine pubblica, passando da volto pubblicitario a icona del cinema e della televisione turca. Immaginate che possa dedicarsi a ruoli più complessi, a progetti cinematografici internazionali, a serie TV che affrontano temi sociali importanti. Questa scelta potrebbe aprire nuove porte e portarla a raggiungere livelli di successo ancora più alti. E cosa significa per il mondo della pubblicità turca? Beh, la perdita di una testimonial del calibro di Neslian Atagul è sicuramente un duro colpo per le aziende che l'hanno ingaggiata. Ma potrebbe anche essere un'opportunità per il settore di riflettere sui valori che promuove e di cercare testimonial più autentici e in linea con le aspettative del pubblico. Le aziende potrebbero essere costrette a rivedere le loro strategie di marketing e a puntare su testimonial che abbiano una vera connessione con il prodotto o il servizio che promuovono. Questo potrebbe portare a una pubblicità più creativa, più autentica e più efficace. Insomma, la decisione di Neslian Atagul di dire stop alla pubblicità è una notizia che merita di essere analizzata e compresa a fondo. Non è solo una questione di gossip o di gossip da star, ma una riflessione sui valori che guidano le nostre scelte, sulla libertà creativa e sull'importanza di rimanere fedeli a se stessi. È una storia che ci invita a riflettere su cosa è veramente importante nella vita e su come possiamo fare scelte che siano in linea con i nostri valori. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato una prospettiva più chiara su questa vicenda. Come sempre, vi invito a lasciare i vostri commenti qui sotto e a condividere le vostre opinioni. Cosa ne pensate della decisione di Neslian? Siete d'accordo con lei? Avete altre informazioni da aggiungere?
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e se questa storia vi ha ispirato in qualche modo. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Ricapitoliamo brevemente i punti principali. Abbiamo parlato della decisione di Neslihan Natagul di dire stop alla pubblicità, analizzando le possibili motivazioni dietro questa scelta, che sembrano essere un mix di fattori personali, professionali ed etici. Abbiamo anche discusso delle implicazioni di questa decisione per la sua carriera e per il mondo della pubblicità turca. Grazie mille per aver guardato il video. Spero che vi sia stato utile e interessante. Se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. E, soprattutto, lasciate un commento qui sotto. Mi interessa sapere cosa ne pensate di questo argomento e quali sono le vostre opinioni. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!